Buongiorno a tutti quanti, cioè buongiorno, buonasera come al solito. Dunque, questo è un incontro con Daniela che fa questa diretta con noi. Lei è una Moon Coach, un'esperta di radioestesia e per chi non mi conoscesse, io sono Minty, praticamente colei che gestisce questo gruppo. Sveglia tua intuizione con i tarocchi, perché ho visto che ci sono varie facce nuove. E Daniela è una mia studentessa di tarocchi e quindi la conosco da alcuni mesi, solo che a un certo punto mi ha detto che anche cioè la sua specializzazione originaria è la luna, ovviamente, ma anche la radioestesia, e quindi il pendolo, l'uso del pendolo. E quindi quando ho saputo questa cosa ho pensato che sarebbe una bella idea condividere nel gruppo una live con lei che spiega un po' di cosa si tratta e che magari può chiarire alcuni dubbi. Dunque, Daniela, in Facebook tu sei Dani Energy Healing. Sì. Presentati un attimo, intanto dici chi sei e come soprattutto ti sei interessata alla radioestesia. Ecco, allora, origini di Torino, nata e cresciuta a Torino, Mm. molto legata al mio astro di nascita, essendo del Cancro, quindi è la Luna. Ho Giusto? iniziato quindi lo studio appunto della Luna, proprio a livello delle energie lunari con cui lavorare. E poi di lì si è aperto un po' proprio l'interesse per tutto ciò che è il mondo energetico, Mhm. quindi numerologia, cristalloterapia e tante varie cose. A un certo punto in realtà ho messo troppa carne al fuoco per bene la curiosità, però mi ero un attimo dispersa, quindi sono tornata alle origini, quindi alla Luna, mi sono concentrata bene sulla Luna. Alla fine ho anche scritto un manuale per aiutare gli altri appunto a lavorare con le energie lunari. Pubblicato da qualche parte dove si trova? Me lo si può richiedere, cioè, Perfetto. e poi ho quindi, appunto, tramite la Luna, il mio astro, mi sono centrata e ho capito su cosa, appunto, cos'è che risuona effettivamente in me. E quindi, appunto, le mie materie, diciamo adesso d'eccellenza sono sicuramente la radiostesia, appunto, la guarigione energetica tramite l'uso delle mani, in particolare il Reiki e il Prana Healing, e poi appunto con te sto approfondendo la conoscenza dei tarocchi. Ok, quindi l'energia magari dei tarocchi, è una bella idea anche quella. Senti, allora entriamo subito nel vivo perché a me la parola già radioestesia mette l'ansia, quindi volevo sapere un po' da te di che si tratta effettivamente, perché sembra proprio roba da NASA, ecco, quindi Ah. dimmi tutto. Vabbè, allora, premessa scientifica, Ecco, appunto. no, vabbè, no, che tutto, la scienza ha stabilito effettivamente che tutto è energia. Mhm. Ognuno, ogni cosa, che sia animata o inanimata, ha una sua vibrazione con una sua frequenza energetica specifica. La radiestesia è la capacità insita dell'essere umano di connettersi quindi a questa energia emessa da qualunque che sia persona, che siano gli animali, l'ambiente circostante o anche le cose. E lo si fa tramite il sistema nervoso, quindi assolutamente tutti ne siamo capaci. Sicuramente è un'abilità che va allenata, quello sì, non può riuscire magari subito, ma allenandosi lo possono fare assolutamente tutti. E appunto tramite il sistema nervoso l'inconscio emette degli impulsi che permettono poi il vedere il pendolo che si muove. L'inconscio, ok, ho capito. Per questo a me
ti avevo parlato una volta che non viene benissimo appunto usare il pendolo perché è come se lo influenzassi, quindi in quel caso, nel mio caso, è il mio inconscio che non lo so gestire con il pendolo e influenzo il pendolo. No, lì lo influenzi, infatti ci sono delle tecniche Eh, per per evitare passare questo la problema. mente. Mm, Allora, praticamente tutto intorno a noi è un campo informativo, si chiama il mhm, campo, alcuni lo chiamano il campo morfogenetico, si usa tanto nelle costellazioni familiari questo termine, no? E il mhm. cervello in realtà le recepisce tutte queste informazioni, però sono troppe, impazziremmo a gestirle tutte a livello di cervello, quindi le archiviamo, vengono archiviate nell'inconscio. E, Esatto, e quindi bisogna utilizzare delle tecniche per evitare che l'inconscio influenzi il pendolo e perché il nelle... mentale, la mente influenzi Mm, il pendolo. ok, Ma quella anche perfetto. un po' cioè la scienza dice che l'osservatore influenza la Sì. cosa osservata, quindi Mhm. se lo fissi e hai in testa che deve uscire quella risposta, poi esce quella. E quindi Infatti, è quello che ho pensato che facessi io, infatti, quello era il problema mio. E quindi la radiestesia, uno dei mezzi principali, a quanto ho capito, è proprio il pendolo. sì, Si usa con il pendolo. pendolo, poi c'è il biotensor e poi Mhm, ci sono le bacchette a L. Bacchette a L venivano già utilizzate con quello che può essere in qualche modo il predecessore della radiestesia, che è la rabdomanzia, che venivano utilizzate per trovare i giacimenti minerari e i corsi d'acqua. Ma guarda, io vengo dall'Umbria e ti devo dire che lì ancora lo usano per vedere se c'è acqua per un pozzo. Sì, Assolutamente sì. sì, sì, E sì. viene adesso poi utilizzato anche per trovare quelli che vengono definiti i nodi di Hartmann o i punti cancro, cioè Mhm, dei punti che sono nocivi alla salute. Quindi come si fa con il ritrovamento appunto dei corsi d'acqua, che mhm. cambiando le bacchette le tieni così diritte e quando trovi il punto dell'acqua si incrociano, le vedi proprio che si muovono e si incrociano. Ok. Allo stesso modo, per casa, per esempio, o anche Mm, negli ambienti agricoli, viene mhm, usato ancora, in effetti, si fa lungo il perimetro della casa e mhm. quando si incrociano, quello è un punto, è un nodo geopatico, si chiama, un punto che è tossico. È Ah, trovato ecco, così. bello, bello, questo mi piace. Se uno magari, che so, si trova a ereditare una casa e quindi oppure compra una casa già molto vecchia e quindi vuole controllare che ci siano delle energie basse, cose di Esatto. questo tipo, potrebbe utilizzare anche il pendolo volendo, per esempio. Sì, dopo infatti lo farò vedere. Perfetto. Dimmi allora una cosa che appunto volevo chiederti è i vari benefici della radioestesia, cioè a che serve alla fine l'utilizzo del pendolo, come ci può aiutare nel quotidiano, anche io immagino si possa utilizzare anche per affiancarlo nella divinazione, no? Di solito si immagina questo col Sì, pendolo. diciamo che penso che Eh, il metodo più conosciuto sia quello mm, divinatorio, il classico mm, sì, no. mhm. Oppure poi ci sono anche i quadranti, perché lì Sì. dove se fare una domanda un po' più aperta, che non prevede solo il sì e no, ci sono appunto i Mhm. quadranti con le risposte. Quello è un modo. Devo dire che non ho ancora trovato un ambito in cui la radiestesia non possa essere utilizzata, Eh, veramente ampio spettro. Anche la vita quotidiana, per esempio, si fa l'analisi anche dei cibi. mhm. Partire dalla colazione, uno testa se quello che beve o mangia a colazione è effettivamente benefico per lui.
avviso che purtroppo nel caso di cappuccino e brioche probabilmente dirà di no. Caffè non va bene. Però comunque il punto è che il pendolo, come gli altri strumenti energetici, danno consapevolezza Mhm. magari in questo caso su ciò che fa bene. Poi la persona rimane sempre libera, il libero arbitrio è sempre poi di noi, cioè mai farsi condizionare No, ma dallo ovviamente sono strumento. come le carte, come i tarocchi, sono Sì, strumenti di riflessione, no? Più che altro. di aiuto. Perché mi ha detto questo, fammi controllare con altre, no? Con altre vie, Esatto, sicuramente. esatto. Sempre da Eh, vederli come aiuto e supporto, però mm. mi raccomando, appunto, almeno io mi raccomando sempre che poi dobbiamo essere sempre noi a mantenere il nostro potere personale di decisione, di libero arbitrio e mai delegarlo, perché ogni tanto si tende a farlo, delegarlo, Eh. sia che siano altre persone che questi strumenti, bellissimi, ma Quindi può essere, si può utilizzare il pendolo per, va bene, rispondere a domande sì e no, o comunque divinare, eccetera, eccetera, per prendere delle decisioni, fare delle scelte tra diverse cose, no? E questo in Esatto, tutti gli ambiti. si utilizza anche per ritrovare cose, animali, anche le persone. Mhm. E poi si usa in ambito energetico, che è l'ambito insomma, in cui io sono specializzata, si chiama Mm. radioestesia diagnostica, Mhm. proprio perché si va a fare un'indagine energetica, però si chiama analisi energetica, in cui si va a individuare la causa origine del disequilibrio. Non mi piace chiamarlo problema, quindi Mhm. è la situazione che vogliamo andare a riequilibrare. E appunto si parte in genere vedendo intanto su quale piano è nato il problema, il disequilibrio, che può essere quello fisico, quello energetico, quello spirituale, e mano a mano quindi si prosegue con l'indagine radiostesica fino a trovare proprio la causa del iniziale che ha portato poi a magari anche sintomi di malessere che poi siamo arrivati a manifestare. E quindi con il pendolo si stabilisce questo, si stabilisce il rimedio o i rimedi, perché in genere ne serve più di uno, che possono essere l'omeopatia, possono essere i fiori di Bach, possono essere l'uso dei cristalli, gli oli essenziali. Nei casi di problematiche più, insomma, serie a livello di salute, ovviamente mai escludere la medicina, che Sì, deve va affiancato. essere sempre, no, è sempre bene specificarlo perché non No, no, bisogna interagire con la medicina e mai escluderla assolutamente. Magari si affiancano i rimedi in modo da velocizzare la guarigione a livello medico e magari così invece di dover prendere pastiglie per un mese lo puoi prendere per un po' meno. Ma uno deve essere sempre il medico a dirti quando vanno smesse, interrotte, e appunto sicuramente un buon modo è affiancare. Tengo Sì, sempre... non iniziare a usare il pendolo per dire devo smettere la medicina. No, guai, guai, assolutamente. Mm. Senti una cosa, tu volevi poi parlare nello specifico di tre modi per utilizzare il pendolo, no? E Esatto. fare anche delle dimostrazioni Sì, pratiche? perché mi piace effettivamente, sì, mi piace più la pratica rispetto, giustamente devo introdurre l'argomento, però sì, assolutamente. Mhm. Allora, un primo modo è vedere se un proprio progetto, un proprio desiderio ha l'energia giusta per potersi poi realizzare effettivamente. Mm. Lo si fa prendendo un foglietto così che deve essere quadrato, è bene che sia quadrato. Mm. Si scrive il proprio progetto con la matita, importante, che sia con la matita, si va quindi a scrivere e poi si prende il pendolo, adesso faccio, ok, così si dovrebbe vedere meglio, ok, scritto il progetto, ok, si fa così con il pendolo, ok.
e lo si lascia liberamente muovere. Mm. Ok. Ovviamente adesso questa è una cosa, cioè Sì, non c'è scritto, però. però Sì. allora, se si muove, inizia a girare poi in senso orario, Mhm. vuol dire che appunto, il progetto che abbiamo scritto sul foglio ha una buona capacità di realizzarsi. Ok. Invece antiorario no. Antiorario non ha, no, esattamente, non si può realizzare. Se inizia a fermarsi, fare oscillazioni strane, movimenti strani, eccetera, vuol dire che non gli manca l'energia proprio per realizzarsi. Ah, vedi? Mm, esatto. Ok, quindi bisogna aspettare un secondo E momento si che ci fa siano. un'indagine poi radiestesica per capire Mm. effettivamente se non è Beh, questo il momento, perché manca l'energia e si va a correggere di dove serve, sempre con l'analisi radiestesica. bello. E poi anche, appunto, uno in teoria può usare anche altri mezzi, tipo che so, i tarocchi per capire i dettagli, no? Per esempio, può Sì, affiancarlo con... sì. Ok, bello questo, sì. Poi, che Poi altro volevi? volevo far vedere l'uso di un pendolo particolare, che è questo. Aspetta, ok. Pesante, che è? No, è in alluminio, quindi è leggero. Allora, si chiama pendolo Ptah, è uno dei pendoli egizi. Mhm, Infatti, messo insieme si chiama Ptah, che è una divinità egizia. La parte lunga viene chiamata Osiride, che è un'altra divinità egizia, mentre la parte più corta, questa qua è Iside, che è mhm, un'altra divinità egizia. Questo può essere utilizzato in sostituzione delle bacchette di cui abbiamo parlato prima mhm. per appunto girare in casa e quando inizia a ruotare vuol dire che siamo in un punto in cui c'è una disarmonia da correggere. Ah, questo è proprio per vedere... E si può utilizzare anche sul corpo, lungo i chakra? Si può utilizzare anche sul corpo, è molto efficace per proprio la rimozione dei dolori fisici. Ok. Quindi se Per- si ha un dolore che si sente, ovviamente si interviene direttamente sulla parte dolorante Mhm, e con la parte lunga si agisce sempre in senso antiorario perché si va a rimuovere sempre ciò che ci crea danno. mhm, Quando il pendolo tanto si ferma poi da solo, mhm. sempre importante, dopo aver eliminato le energie tossiche o disarmoniche, non lasciare il vuoto energetico. Bisogna O- sempre poi fare quello che si chiama il riempimento pranico, quindi immettere subito dopo nuova energia, energia armonica. ok. E la parte, infatti la parte corta serve a quello, si gira in senso antiorario, Mhm. sulla parte che prima era dolorante, per immettere energia pulita, nuova. Anche Bello. nell'ambiente si fa così. Difficile trovarlo, questo pendolo. Ma ultimamente vedo che l'ho visto più del solito. Si Mm, trova su Amazon, in mm, realtà a me piace però farlo costruire, cioè piace che gli mm. strumenti siano costruiti. Quindi sì, io l'ho fatto costruire. Cioè, chi vuole posso lasciare eventualmente, chi fosse interessato, lascio poi i contatti delle persone che so che lo costruiscono Sì, eventualmente. infatti. Bello. E deve essere in alluminio. L'alluminio sì, è un materiale che attrae, e quindi sì. E funziona molto bene perché ha la forma spirale. Non so se si vede, Sì, sì, sì. no? E Mhm, quindi, essendo la spirale una delle forme a base della vita, a partire dal nostro DNA, mhm. interagisce molto bene con il nostro organismo, proprio per quello. Ok. E il terzo modo che volevi suggerire? Il terzo modo è l'invio di un'energia dei tarocchi che desideriamo avere. Mhm, Quindi si prende la figura, che vabbè, può essere questa, deve essere abbastanza grande da poter poi il tarocco, perché o fa una fotocopia in miniatura oppure deve rientrare nel corpo, non deve poi riuscire. mhm, Quindi, per mhm. esempio.
Una cosa così sarebbe già troppo, vedi, fuoriesce dal... Sì, E allora per quello ho preso questo che invece rientra bene, sì, anche se in genere lo utilizzo per il giacca. Ok? Quindi si sceglie, per esempio, questo è l'imperatore, quando no, si vuole avere un po' più di concretezza, un po' più di radicamento, no? Quando invece uno un po' più con la testa per aria e ha bisogno invece di essere un po' più radicato, per esempio, si può appunto inviare l'energia dell'imperatore. Quindi su si noi prende, stessi. esatto, ripiego così, vedete di nuovo, ok? Quindi si prende appunto la sagoma della persona, in questo momento è anonima, quindi si mette all'altezza della testa quello che viene definito il testimone, che è in Sì. genere la foto della persona, no? In modo che quindi E questa si può sagoma mettere anche solo il nome e il cognome a data di nascita come testimone? si può mettere, si chiama testimone fittizio, però bisogna poi attivarlo col pendolo, cioè non basta scrivere solo nome e cognome da tenere, c'è proprio una procedura. Ok. Però sì, sì, si può fare. Mhm. Ah, la firma, comunque in Ah, genere si usa la foto. se è per noi, dico, basta firmare sopra. Ah no, si prende sempre il fogliettino di prima. Ok. Mhm. Ok, comunque si mette quindi sul viso qualcosa che connetta quindi la sagoma alla nostra energia, così, Sì. così la sagoma diventa noi, effettivamente. Mhm. La si orienta possibilmente verso nord Ok. e si appoggia il tarocco di cui ci vogliamo inviare l'energia sulla sagoma. Perfetto. Prende quindi il pendolo e con quella che viene chiamata radioestesia attiva, Mhm. cioè non è il pendolo che decide la direzione, siamo noi che gli diamo un Mm. impulso, visto che Sì. dobbiamo dare un impulso di tipo emettitore, perché ci dobbiamo inviare l'energia, deve essere in senso orario. Quando il pendolo smette, si ferma da solo, vuol dire che l'energia è inviata. È bellissima questa cosa. Quindi, che ne Però, so, uno vuole più sensualità, vuole essere più sensuale, mette l'imperatrice. esatto, c'è da tenere conto che però il pendolo non è una bacchetta magica e quindi funziona un po' come la palestra. Non basta Mm. andare una volta sola per ottenere i risultati. Mhm. Bisogna testare quante volte questa operazione va ripetuta, per quanti Sempre, giorni. sempre chiedendo al pendolo Sì. successivamente quante Cioè, volte va ripetuto. questo è un esempio di quadrante, non so se si vede, appunto del tempo. A seconda del caso si testano i minuti, le ore e i giorni in cui va ripetuto il trattamento. Diciamo in Ok. questo caso si testano i giorni. Mm. Sì, beh, speriamo, mica i mesi. Tendenzialmente, no? In cui bisogna Eh, ripetere questa operazione. Mm. ok. E tu vuoi proporre anche delle letture col pendolo sui vari progetti che uno può avere a chi ci segue? Non ho capito. Ti ricordi, volevi fare delle dimostrazioni pratiche, se qua 5 persone, volevamo fare una domanda Ah, al pendolo, magari sulla realizzazione del proprio di un progetto. progetto, sì. Sì, sì, sì. Ah, sì, guardiamo un po'. Tu vedi i commenti E perché io adesso non vedo li niente. recupero un attimino. Mhm. Intanto saluto tutti, quindi Patrizia, Lorena, Mia, Sara, grazie a tutte, a tutti coloro che ci stanno Ah, seguendo. adesso la vedo. Ma guarda tu, ci ho messo. Allora, il velo del premio ti dà anche la possibilità di prendere le proprietà del medicinale, esempio Loki, anche senza assumerlo e te lo puoi trasmettere con il pendolo. Chi ne dispone quando tu non lo hai, è vero, sì. Sì. C'è Maria Mary che vuol fare una domanda. Se qualcuno ha delle domande, ha dei Guarda. dubbi o comunque insomma vuole chiedere delle domande a Sì, sì, Daniela certo. sulla radiestesia, fate pure e lei risponde. Ma Mary, se vuoi chiedere qualcosa, falla pure la domanda.
Buonasera, Ligorio. Intanto che arrivano le domande, faccio fare Mhm. un esempio che volevo in realtà fare con i tarocchi, sempre, Sì, dal discorso mhm. di prima, Sì, che è un esempio, per esempio, uno vuole trovare, no, uno dei temi in genere che si chiedono con i tarocchi, voglio trovare il compagno, il mhm. compagno, no? E uno usa il due di coppe, per esempio, a me ispira molto questa carta di unione, molto bella con questo tarocco. Sì, Eh? E lo si testa sulla nostra sagoma mhm. e il pendolo non dà risposta, perché può succedere. Mhm. Perché uno chiede, posso intervenire? Ho dimenticato prima di dire. Posso inviarmi bene, per il mio massimo bene? Mm. Posso inviarmi l'energia del due di coppe? Mhm. E, Che e il pendolo ti dice di no, dire in senso antiorario ti dice di no. E uno dice, ma come mai? Perché non posso avere un compagno? Eh. Mhm. Perché questo è l'obiettivo finale, però magari prima di poter riuscire ad attirare a noi di nuovo il compagno giusto per noi, magari c'è un po' di pulizia da fare, perché magari in passato abbiamo avuto delle esperienze per noi dolorose e quindi non riusciamo, anche se scendiamo l'energia del due di coppe, a realizzare. Perché finché non lavoriamo quindi su ciò che ci blocca, cioè dei dolori che abbiamo dalle esperienze passate, è una cosa che, cioè appunto il pendolo ci blocca, ci dice, ah, tu devi fare un passo indietro. E quindi, per esempio, si può utilizzare, che quando non la trovo, oh, mannaggia. Vabbè, per esempio la torre, Mhm. quindi Che butta giù. butta giù tutti i muri che abbiamo costruito intorno appunto all'amore, le credenze limitanti nei confronti magari dell'altro sesso o del sesso che ci attrae, insomma. E quindi è bene prima fare un passaggio con la torre, per esempio, quindi buttare giù questi muri. Bello perché ti dà anche appunto fa da strumento diagnostico, ma anche di manifestazione allo stesso tempo, perché io, allora, tu puoi inviarti il carattere, no? L'energia caratteriale, per esempio, dell'imperatore, ma allo stesso tempo, se tu vuoi stabilità al lavoro, puoi sempre utilizzare, che so, la carta dell'imperatore perché vuoi inviarti questa energia, questo che sta Esatto. dicendo? Sì, Quindi una forma di manifestazione. o usare più carte, nel senso, nel caso appunto del trovare un nuovo compagno che sia finalmente ideale per noi e non magari quelli che invece ci creano, no, più malessere che non è appunto buttare giù i muri del dolore che abbiamo rispetto alle precedenti esperienze, quindi una carta diversa dal due di coppe che abbiamo detto, che è la torre. Mhm. Magari inviarci, non so, per esempio con il sole, nuova energia, ricaricarci, oppure abbiamo bisogno di fare un passaggio per imparare ad amare prima noi stesse, ritrovarci. Quindi magari anche l'eremita dico, questa carta mi piace tanto perché si illumina, quindi centrarci un po' in noi stessi, illuminarci, la temperanza per trovare l'equilibrio. Lo si testa sempre col pendolo, se non sappiamo bene quale carta magari è meglio per noi, lo si chiede sempre al pendolo, Bellissimo questa no? cosa, che se uno ha E dubbi, poi oddio. Eh, si può arrivare magari alla fine all'asso di coppe, quindi alla ah, postura di nuovo del cuore, mhm. e poi al due di coppe, che è il nostro obiettivo, diciamo, finale, e a quel punto il pendolo poi, rimosso tutto quello che serviva a ripulire prima, ci dirà di sì a quella carta. Bellissimo, veramente non pensavo fosse così complesso, sinceramente. Sì. Allora, Maris Torniamo ha alla fatto la prima. domanda Ho un progetto di finalmente. lavoro. A settembre si potrà realizzare. Sto scrivendo progetto di lavoro
i neri. E come ho fatto vedere prima, quindi qua, scritto, non so se si vede, tutti i lavori. Mhm. Che non si vede. Vabbè, ci Prendiamo fidiamo. il pendolo, ok. Prendiamo il pendolo e come ho fatto vedere prima, vediamo come gira. Mhm. C'è una Ah, data entro qualche mese o è un sì o no ma finale? l'energia attuale. Poi O- bisognerebbe, se no, bisognerebbe, come dicevo prima, fare un'indagine poi ulteriore per andare a vedere. Quindi più o meno adesso senza scavare a fondo sulle tempistiche con lo schema che hai fatto vedere, di solito così sì e no, che tempistica ha? Lì va almeno con la radiestesia si testa tutto, poi si chiede tutto al pendolo, risponde lui. Quindi potrebbe So essere che è solo diverso oggi o questa settimana o... per ora posso dire, con l'energia che c'è in questo momento, Mhm, se appunto ha una buona percentuale di realizzarsi, se mhm. no, se appunto manca l'energia, come ho D'ac- detto prima. D'accordo, allora ti... Ok. Il progetto di lavoro comune. Per esempio, non si sta muovendo, non sta girando né in senso orario né in senso antiorario, quindi è il caso in cui manca l'energia affinché si realizzi. Ok, e quindi che deve fare? Fare una specie di... Lì bisognerebbe appunto poi indagare a livello radiestesico, fare un'analisi energetica su di lei, mhm. vedere i motivi per cui appunto manca questa energia. Ok, e invece c'era un'altra domanda. Vediamo. Dopo Mm, l'utilizzo va purificato, io so che va pulito con l'acqua, Patrizia. Dipende dal tipo di pendolo. A parte che la purificazione non può- l'acqua sia un mezzo, però l'incenso ovviamente anche. Mm. Dipende. I pendoli che uso io maggiormente sono i pendoli egizi. Questo è il pendolo che si chiama Iside. I pendoli egizi hanno la grande proprietà che non hanno bisogno di essere purificati, perché hanno quella che si chiama un'onda di forma, la forma con cui sono fatti, mhm. che non permette appunto di assorbire le energie che andrebbero poi ripulite. Ok. Maria ha detto che non ha capito, cioè non è né sì né no, quindi lei non ha capito questo fatto che non c'è energia. Che in questo momento il progetto che vuoi mettere in atto manca dell'energia sufficiente affinché si realizzi, io dico in genere Ecco, manifesti, cioè, ma che diciamo che diventi la più probabilità concreto. che si realizzi al momento è un po' bassa, Mary. Bisogna lavorarci di più probabilmente magari c'è un calo di energia anche fisica o nell'ambiente, non lo so bene. Va indagato Bisogna, sempre col sì, pendolo sul bisogna motivo. testarlo, è quello che si fa nelle analisi. Ok, allora poi Mia Credo voleva sapere quando e se si aggiunge il testimone, quando, in che occasione Eh, quando si lavora sugli altri, sempre. mm, Quando si lavora su di noi si può anche non mettere, anche se all'inizio consiglio sempre di farlo. mm. Per essere più concentrati anche noi, forse, non lo so. Sì, sì, Mm. sì, sì. Poi io non vedo tutti i commenti, ma c'era un commento di Aspetta. qualcuno che ha fatto una domanda proprio al pendolo. Ah, forse Ligorio. Ho mandato Sì, qualche Ligorio. curriculum, mi chiameranno presto per il lavoro. Vediamo.
Ah. Ah, sbagliato. Ah, così. No. Siamo, siamo all'inizio di marzo, quindi metto entro il mese di marzo. Iniziamo, entro. Ok. Sì, andrebbe fatto in realtà un po' meglio con appunto il testimone, perché io Ligorio poi per esempio è una persona che non conosco, perché se c'è il contatto, magari tipo mia madre, anche se non ho proprio il testimone, però è no, una connessione forte, posso farlo con una persona che proprio non... Sì, quindi va preso con le molle, Sì, anche perché poi c'è l'energia mia. del gruppo, quindi non c'è Eh, più l'energia della singola persona. quindi infatti me lo immaginavo anch'io, però più o meno. Vabbè. Mm. E che mi dispiace dire di no alle persone, però effettivamente non è diciamo, la No, circostanza migliore per... infatti. Senti, e invece c'era Simona che chiedeva se il pendolo funziona anche se appeso o deve essere necessariamente tenuto fra le dita. Ah, c'è chi lo usa così? A me piace tenerlo perché nel centro della mano c'è il chakra della mano, quindi una connessione, a me piace tenerlo che sia appunto Mm, tenuto con una connessione col centro della mano, perché c'è. Però sì, c'è chi lo tiene così. ok. Allora, dunque sono già i 39. Se avete un paio di domande, scrivete pure. Vuole scegliere la carta? Si può far scegliere la carta al pendolo per una stesa? Sì, è una cosa che insegno poi nel corso. Ok. C'è Antonella Iaccino che chiede: riuscirò presto a recuperare la mia energia e determinazione? Cioè, praticamente vediamo se c'ha le energie alte o basse, se è piena di energia o meno. Ok, va bene. Allora, Come tesoro. detto, comunque, essendo in un gruppo, sono tutte energie un po' messe così, insomma, Esatto. non è molto focalizzato. Senza testimone vale quel che vale, la risposta. Infatti, guardo Ligorio che non ho ancora guardato, ho solo scritto ma non ho fatto. E sta girando in senso antiorario, quindi perlomeno per il mese di marzo mi sta dicendo di no. Lui Ok. ha scritto entro breve, quindi ho, Mm. ho chiesto marzo. Ok, Allora, Antonella, quindi... scusate, ma io ho un raffreddore. E Antonella, però in realtà qui più che rispondere sì o no, bisognerebbe andare a indagare i motivi per cui inizi le cose e non riesci a portarle a termine. Sì, ci sarebbe Più sui che chakra per vedere l'energia. bisognerebbe Mm, testare un attimino, individuata la causa, si lavora sulla causa e poi in automatico riesci a quindi portare poi a termine le cose. ok, senti, allora, visto che stiamo andando verso la fine, volevo chiederti innanzitutto che so che tu lanci appunto un corso di radiestesia dell'utilizzo del pendolo Esatto. il giorno dell'equinozio, che è il 20, se non mi sbaglio.
esattamente. E appunto, e quindi come è organizzato? Su che tratta? Come... Allora, corso base ovviamente di radiestesia, quindi Mm, allora, come si utilizza il pendolo, chiaramente. Ehm, Quella che viene definita la calatura, quindi tutto il processo in realtà iniziale prima di poi iniziare a utilizzarlo, le domande test, no? Come entrare in sintonia ovviamente col mhm. pendolo. I metodi di protezione molto importanti, perché con qualunque strumento energetico bisogna sempre ben proteggersi, chiaramente. L'utilizzo dei quadranti, alcuni li ho fatti vedere prima, però ce ne sono variati per variate tipologie di situazioni. Il lavoro sulle credenze limitanti, mm, che sono quelle credenze che ci condizionano senza neanche accorgercene e che ci fanno fare quelle azioni automatiche che magari vorremmo smettere anche di fare, ma che non riusciamo a Sì. fare. Come per esempio, prima non riesco a portare a termine le cose. Mhm. E quindi proprio si va a lavorare sulla, diciamo, disinstallazione dei programmi inconsci e immettiamo quello che viene definito il programma potenziante contrapposto, no, a quello che invece prima ci limitava, per Quindi è esempio. sempre radioestesia attiva in questo caso, prima diagnostica e poi attiva. Ok, vedi che inizio a capire. Sì. Mhm. Questo è in genere uno dei primi lavori che si fa proprio perché altrimenti tutti gli altri rimedi funzionano magari solo un po', però poi perdono perché finché appunto non ci riprogrammiamo in modo positivo, appunto il nostro campo energetico. Insegno l'utilizzo vengono definiti protocolli, Mm. per esempio il protocollo dell'aura, in cui, che sono stati, questo precisare, sono stati creati dalla mia insegnante di radiestesia, che si chiama Erika Fiorito, in cui appunto si va a lavorare su tutti i vari strati dell'aura. Uno dice aura, però c'è il corpo astrale, quello mentale, quello causale, cioè, no? E quindi insegno come lavorare bene appunto sulla pulizia aurica, ehm, l'utilizzo dei tarocchi, anche appunto, si lavora sull'estetica dei tarocchi anche per la radiestesia. Mm. Bello. Sì, quello è interessante. E appunto mi piaceva l'idea di lanciarlo in equinozio, soprattutto di primavera, che, no, che è la stagione dei nuovi inizi. Per me questo è Mhm. il primo corso che lancio Mhm. online. E quindi Ma com'è? Quanto è lungo? essendo È online? piccolino, è online su Mhm. piattaforma Meet, che Mhm. sarebbe lo Zoom di Google praticamente. Mhm. Il numero di lezioni non ne ho idea, perché essendo il mio primo corso, preferisco spiegare le cose, soprattutto essendo le basi, con calma, Mhm. e quindi anche a seconda dell'andamento, insomma, della classe, le domande, il corso inizia appunto, parte il 20, che è un mercoledì, quindi sarà poi tutti i mercoledì fino alla fine del corso, dalle 20 fino alle 21:30 più o meno, perché poi Mhm. tanto, dopo si è stanchi per ovviamente recepire. Tutte le lezioni chiaramente verranno registrate per essere riascoltate e anche seguite da chi non può seguire la diretta. Creerò un gruppo su Telegram per le domande che verranno agli Mhm. studenti facendo pratica, ovviamente ci saranno domande. E essendo il primo corso, lo lancio a un prezzo promozionale. Per chi vuole poi conoscere maggiori dettagli, mi può scrivere su Messenger oppure alla mia mail, che è dani.energyinin10@gmail.com. Però lo scrivo Sì, magari. poi sui commenti lasci appunto i Ah, dati e tutto quanto, no? Lo sì. riscrivi nei commenti, penso. Ok. Sì, l'ho scritto Eh, adesso, però magari lo dopo ok. sì, metti tutto.
Poi penso comunque che avrai preparato anche un documento dove potranno... Manifesto, sì, certo, Qui mi va. se per chi vuole, per chi è interessato, non credo che sarà lunghissimo, quindi non vi preoccupate, non penso sarà un impegno, no? Di No, mesi, quindi no. comunque è fattibile, insomma, come lavoro. Sì, sì, secondo me qua 4-5, magari la Mm, sesta lezione è quella di ripasso generale. mm. E poi lo vedo abbastanza interattivo per come l'hai organizzato. Sì, Bene. perché sono pratica, parlo poco, mi piace più lavorare direttamente. Ok, grazie ancora per questa bella interessante conversazione. Mi hai aperto un mondo perché io lo sapevo, lo conoscevo soltanto col sì e il no, appunto per i responsi no, cartomantici, non so, divinatori. Invece no, questa cosa della radiestesia attiva è fantastica. Sì, su tante cose proprio. E volevo Grazie mille. ringraziare io te per avermi ospitata nel tuo Ah, sì, gruppo, ti certo, preoccupare. grazie mille. Eh, Ok, grazie ancora e ci vediamo presto. Ciao, certo. ciao a